Ciao a tutti, cari amici, e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Oggi vi portiamo una storia che ha acceso discussioni in ogni angolo dei social, nei corridoi degli studi televisivi e persino nelle chat tra fan più discreti. Le voci su Gökberk Demirci e Özge Yağız hanno preso il volo, e più cercavamo di ignorarle, più tornavano insistenti. Non parliamo di un semplice pettegolezzo passeggero, ma di un intreccio fitto di supposizioni, dettagli sfuggenti e sguardi letti al millimetro. Ci siamo messi all'opera per capirci davvero qualcosa, ripercorrendo i rumor uno a uno, senza lasciarci trascinare dalle esagerazioni. Restate con noi fino alla fine, perché proveremo a distinguere il vento della fantasia dal peso dei fatti, con calma, rispetto e un pizzico di quella curiosità che ci unisce. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi ora al canale, ci aiuta a continuare a offrirvi storie come questa, e voi non perderete nessun aggiornamento. Cominciamo da dove ha iniziato tutto. Negli ultimi mesi i nomi di Gökberk Demirci e Özge Yağız sono comparsi ovunque, spesso affiancati da parole come distanza, frizione, incomprensioni. Alcuni hanno parlato di tensioni sul set, altri hanno sussurrato di questioni personali, altri ancora hanno dato per scontato che dietro a ogni gesto ci fosse un messaggio nascosto. È il tipico momento in cui la linea tra realtà e immaginazione si assottiglia come il filo di una ragnatela. A ogni foto in cui non compaiono insieme, a ogni evento in cui uno arriva e l'altra manca, qualcuno ha visto una prova. Ma sappiamo bene che il mondo dello spettacolo vive anche di coincidenze, di impegni che saltano all'ultimo, di strategie pensate a tavolino. Il nostro obiettivo è semplice: prendere l'insieme di versioni che circolano, ordinarle, confrontarle, e capire se davvero c'è qualcosa che merita la nostra attenzione. Per orientarsi serve il contesto. Parliamo di due attori che hanno condiviso uno dei capitoli più discussi e amati della recente serialità turca. Gökberk, con il suo carattere estremamente riservato, è sempre stato visto come un professionista attento ai dettagli e poco incline ai clamori. Özge, nel frattempo, ha scalato le classifiche di gradimento in fretta, conquistando ruoli di sempre maggior rilievo e una visibilità che non concede tregua. Hanno incrociato carriere e sentimenti davanti a un pubblico che li ha adottati, spesso proiettando su di loro l'idea di una favola impeccabile. Quando due percorsi così si intrecciano, bastano un paio di passi non perfettamente sincronizzati perché qualcuno inizi a chiedersi se la musica sia cambiata. Ed è qui che il racconto si divide in filoni. Da una parte si parla di scelte creative divergenti, dall'altra di interferenze non meglio precisate, e infine di una freddezza che alcuni giurano di aver visto con i propri occhi. La prima voce, quella più tecnica, fa riferimento a una serie in cui i due avrebbero avuto opinioni differenti sull'approccio a determinate scene. Non si parla di capricci, ma di visioni. C'è chi sostiene che un confronto acceso sulla costruzione emotiva di alcuni momenti chiave abbia lasciato strascichi, trasformando una normale dialettica artistica in qualcosa di più complicato da gestire. Nei set di alto profilo, sotto gli occhi di troupe, dirigenti e spettatori pronti a reagire a ogni respiro, una divergenza può amplificarsi, soprattutto se coincide con un periodo di massima esposizione mediatica. Secondo questa versione, quel confronto avrebbe incrinato per un po' l'armonia, rendendo più rigidi i movimenti di coppia, come se ognuno preferisse restare nel proprio perimetro. Non c'è niente di anomalo nel discutere di scelte interpretative. La domanda è se, stavolta, la discussione sia uscita dal set. Il secondo filone, il più goloso per chi ama il retroscena, chiama in causa terze persone. Qui si parla di amici, colleghi, persino di voci arrivate da figure legate alla produzione, che avrebbero influenzato umori e prospettive. Nulla di comprovato, naturalmente, ma l'idea che opinioni esterne, magari date per proteggere, consolare, o anche solo per sentirsi utili, possano aver fatto da cassa di risonanza non è così peregrina. In un ambiente dove tutti si conoscono e quasi tutti hanno un'opinione, una frase malinterpretata o un consiglio dato nel momento sbagliato possono diventare micce. In più, quando l'attenzione cresce, i margini di tolleranza si restringono. Una scelta neutra può sembrare un gesto di rottura, un silenzio può suonare come un attacco. Il terzo capitolo riguarda la sfera pubblica, dove spesso si cercano le prove definitive. I fan più attenti hanno segnalato una riduzione delle interazioni social tra Gökberk Demirci e Özge Yağız, una mancanza di foto condivise, e qualche passo di danza mancato ai red carpet.
In alcuni eventi, i due sarebbero stati inquadrati mantenendo una distanza quasi matematica, evitando contatti che un tempo parevano spontanei. In altre occasioni, chi li ha visti giura di aver colto imbarazzi lievi ma reali, quegli sguardi fugaci che dicono meglio non sbagliare. Questa apparente freddezza ha acceso la fantasia generale. C'è stata una lite? Una rivalità latente? O la scelta consapevole di dividere il privato dal professionale per respirare lontano dai riflettori? L'assenza di dichiarazioni congiunte e alcune risposte misurate dei loro rappresentanti non hanno placato il brusio, anzi lo hanno alimentato. Per andare oltre i sussurri, abbiamo passato in rassegna interviste recenti, stories dei loro circoli più vicini e articoli della stampa di settore. Da questo mosaico emerge una versione con un certo peso. Un disaccordo c'è stato davvero, nato su un set affollato e pieno di aspettative, e per qualche tempo ha inciso sulla loro intesa professionale. Si parla di una scena cruciale, di uno snodo narrativo in cui ciascuno avrebbe voluto portare il personaggio in una direzione diversa. Niente di clamoroso, ma abbastanza per mettere in tensione due persone che lavorano gomito a gomito e a cui tutti chiedono perfezione. La sorpresa, semmai, sta nell'intensità con cui il dibattito ha lasciato tracce fuori dall'orario di lavoro, insinuandosi negli spazi personali dove dovrebbe regnare la tregua. Eppure esiste anche un'interpretazione opposta, che invita a non correre. Chi li conosce parla di due professionisti che difendono il proprio metodo senza bisogno di spettacolarizzare i sentimenti. Per loro, il privato è un porto, non un palcoscenico. In quest'ottica, la diminuzione delle interazioni pubbliche sarebbe una scelta di tutela, una pausa igienica per sottrarsi alla continua lettura del sottotesto. Il fatto che i social non raccontino tutto non significa che dietro ci sia il vuoto, spesso significa solo che si è deciso di vivere le cose importanti lontano dalle platee. È un approccio che molti colleghi adottano, meno rumore, più sostanza. La verità, forse, abita proprio in mezzo. Ci può essere stato un momento di attrito, un'interpretazione difesa con ardore, un gesto mal compreso nel nervosismo di una giornata lunga. Poi la stampa e il pubblico hanno fatto il resto, ingigantendo ogni minimo scarto fino a farlo sembrare una frattura. Baia ideale per le storie più comode da raccontare, amori al capolinea, vendette incrociate, silenzi punitivi. Eppure, guardando con attenzione le interviste più recenti, la trama appare meno tragica e più umana. In una conversazione pubblicata poche settimane fa, Ozge Yaz ha scelto parole molto chiare sul tema del lavoro. Ha detto di credere nella disciplina, di voler filtrare le distrazioni e di misurare ogni passo. Non ha nominato né il presunto attrito nell'episodio del set, ma l'accento sulla professionalità suona come una bussola. Concentrazione, niente rumore di fondo, niente sceneggiate. Dal canto suo, Gökberk Demirci è stato ancora più parco. Ha ricordato quanto sia importante per lui il processo creativo, ha fatto cenno a nuovi progetti su cui è focalizzato e ha lasciato intendere che non intende alimentare polemiche. Per molti, questo silenzio è benzina sul fuoco, per noi, potrebbe essere semplicemente un invito a non trasformare le ipotesi in sentenze. Allora, dove siamo? Ufficialmente, nessuno dei due ha confermato un grande scandalo. Non ci sono comunicati vibranti, né confessioni a cuore aperto. Se mettiamo sulla bilancia le fonti più solide e i segnali pubblici, la lettura più credibile è che ci sia stata una discussione concreta, magari intensa, ma priva di quelle tinte definitive che alcuni vorrebbero appiccicare. La macchina del gossip, sappiamo, vive di narrazioni lineari, il prima perfetto, il dopo distrutto. Ma la realtà di due persone che lavorano e si vogliono bene raramente è così netta. A volte c'è solo una curva in più da affrontare, di quelle che richiedono una guida più delicata. C'è inoltre un passaggio che merita attenzione. La crescita di Ozge, con la sua scia di offerte e appuntamenti stampa, può aver reso più complessa la gestione del tempo condiviso. Allo stesso modo, la riservatezza di Gökberk, che molti leggono come freddezza, potrebbe essere stata uno scudo innalzato proprio per preservare il rapporto dalla pressione esterna. Quando tutto intorno urla, chi può scegliere il silenzio, lo fa. Non per nascondere, ma per custodire. E se tra i due si è deciso, anche solo per una fase, di lasciare che a parlare fossero i ruoli piuttosto che i feed, non è detto che sia un cattivo segno. Resta il tema delle terze voci. Quanto hanno inciso? Forse abbastanza da ingarbugliare ciò che era già complesso. Un consiglio non richiesto,
una battuta riportata male, un confronto riferito fuori contesto. Tutti elementi che, in un ecosistema sensibile come quello della serialità, pesano. Ma non basta qualche eco esterna a spezzare ciò che è solido. Se l'intesa poggia su basi autentiche, l'influenza esterna resta rumore bianco. Gli indizi più recenti, a ben vedere, raccontano di due persone che hanno preferito rinegoziare spazi e modalità, invece di regalare al pubblico un dramma facile. E in effetti i segnali sottili ci sono. Un like concesso senza fanfara. Una parola gentile a margine di una conferenza. Una foto di gruppo in cui non si rubano la scena ma sanno stare accanto, nella misura giusta. Sono dettagli minimi, che però smontano l'idea di un gelo assoluto. Parlano di una temperatura che forse è scesa per prudenza, non per rancore. Di un patto tacito, lavorare con rispetto, tenere il privato al riparo, decidere insieme quando e se tornare a mostrarsi come prima. In conclusione, la grande verità su Gökberk, Demirci e Özciyaz non è stata dichiarata a gran voce. Ma mettendo insieme i tasselli, la figura che si compone è quella di un malinteso cresciuto troppo in fretta grazie alla cassa di risonanza di media e social. Un disaccordo professionale plausibile, un periodo di assestamento, e attorno il frastuono di chi vede nel silenzio una confessione. Noi, qui su Stelle Turche Rivelate, preferiamo leggere in questo silenzio la scelta di proteggere ciò che conta davvero. Vi ringraziamo per averci seguito fino a questo punto e vi invitiamo a dirci cosa ne pensate. È tutto fumo? O un cuore di verità c'è? Scrivetecelo nei commenti, condividete il video con chi segue la coppia, lasciate un like se vi va. E se volete restare con noi per le prossime storie, sapete già cosa fare? Iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate. A presto!